Bene amici, eccoci qui con un nuovo video. Abbiamo una scheda Mitsubishi che ce la manda Massimo da Roma, che salutiamo. Bene, andiamo a vedere il difetto di questa scheda. La scheda è suddivisa in due parti. Questa è la parte di filtraggio, il relè che manda l'alimentazione su quest'altra scheda, che è la scheda principale, la scheda di potenza, dove sta anche il processore, MOSFET primario e secondario. Diciamo che è la scheda principale, mentre questa è solamente la scheda di filtraggio, la comunicazione e il relè che scatta, che dà l'alimentazione, come stavo già dicendo. Bene, detto questo, ho già fatto un video su questa scheda dove ho recensito passo passo la scheda. Se nel canale non vedete il video, vuol dire che il video sta in abbonamento, dove l'abbonamento costa solamente 1 euro. Trovate il video su questa scheda, la recensione passo passo. Bene, Massimo ci scrive che questa scheda non si accende il LED. Questa possiamo togliere perché possiamo alimentare la scheda direttamente dal ponte diodo. Io ho già messo i cavetti che fuoriescono dal ponte diodo, li mettere direttamente sulla 220 volt e vi voglio far vedere che si accendono le luci dando alimentazione. Le luci si accendono in pieno. Adesso c'è qualcosa in corto sulla parte di potenza. Ho visto qua sul MOSFET che andiamo a togliere il dissipatore, che c'è del nero, quindi andremo a testare innanzitutto il MOSFET sul primario. Abbiamo un corto sul MOSFET. Ok, abbiamo un corto sul MOSFET. Corto netto, quindi il nero che si vede intorno al MOSFET è perché è andato in corto, quindi si è creata una funigine intorno al MOSFET. Adesso la andiamo a rimuovere. Beh ragazzi, MOSFET rimosso. È in corto netto. Togliendo il MOSFET mi si è staccata una pista. Eccola qui, poi la andremo a ricostruire. Bene, mentre saldavo il MOSFET mi sono accorto, andiamo a zoomare così, eccolo qui, è un diodo, un Zener diodo, dove è saltata la saldatura, oppure non è stato proprio saldato, però sembra strano perché la piazzuola è pulita. Andiamo a vedere. Il diodo sembra buono. Ok. Ok, allora andiamo a saldare, che potrebbe essere la causa del MOSFET in corto. Ok, bene, saldato.
Allora, abbiamo una resistenza R801 che da 47 ohm, quindi è buona. D802 diodo normale e diodo Zener sempre 802, sembrano entrambi buoni. Ok, MOSFET sostituito, diamo alimentazione, sono accese per un attimo le luci, poi sono spente, il LED sembra acceso, eccolo qui, andiamo a vedere. Ok, il secondario abbiamo la 15 volt, 8 volt su D888, D885, 13 volt, D886, 13 volt, quindi entrambi 13 volt. E 15 ce ne abbiamo sul D881. Qui abbiamo il D883, ce ne abbiamo un altro, 16 volt. Ok ragazzi, possiamo dire che la riparazione è riuscita. Purtroppo si era indebolita anche un'altra pista del MOSFET e ho dovuto rifarla. Bene, andiamo a fare un po' di test sul sensore, che è un sensore molto importante per quanto riguarda le tre fasi del compressore. Dobbiamo prendere un negativo, prendiamo da qua, andiamo a vedere innanzitutto andiamo a vedere se è alimentato a 5 volt. Allora, mettiamolo più qua. Ok, abbiamo la 5 volt sul piedino 1, 2 volt e 5, e sul piedino 7 dovremmo avere lo stesso, 2 volt e 5. Ok, perfetto. Poi vediamo un po'. EPROM 5 volt, ok. Qui abbiamo un regolatore di voltaggio, questo sicuramente sarà il regolatore di voltaggio a 5 volt, quindi 5 volt abbiamo visto che ce l'abbiamo, quindi non c'è bisogno di andare a vedere altro. Andiamo su questi optisolatori. Cinque volt, un volt e uno, cinque volt sul PC60. Vabbè, non abbiamo comunicazione perché è molto probabile che servirà la scheda interna per poter mandare lo start della comunicazione. Detto questo, abbiamo riparato la scheda. È importante andare a identificare il MOSFET in modo che se la scritta
la sigla è consumata, da qui possiamo fare riferimento, oppure esplode, perché i MOSFET a volte esplodono, e qui possiamo fare riferimento alla sigla del MOSFET. Beh ragazzi, anche questo video termina qui, spero che sia stato utile. Da Memory Frigger questo è tutto e ci vediamo ad un prossimo video.